Buonasera a tutti, benvenuti a Benessere e Bellessere. Come sempre do il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Allora Marco, oggi abbiamo un ospite che è già stato con noi qualche settimana fa, ma oggi parleremo di un altro argomento e quindi facciamo entrare Giampaolo Giacomini. Ciao Giampaolo. Ciao, buongiorno, anzi buonasera a tutti, visto che poi andrà in onda di sera questa, questa trasmissione. Grazie Giampaolo, intanto grazie mille per essere di nuovo qua con noi, che è un piacere insomma averti qua, però oggi parliamo di un altro argomento. L'altra volta abbiamo, o meglio, è un altro argomento ma è collegato all'argomento dell'altra volta che erano le ferite emotive. Oggi invece andremo a parlare di neoalchimia e di fiori alchemici, quindi insomma io lascio subito la parola a te per spiegarci innanzitutto perché neoalchimia e poi cosa sono questi fiori alchemici. Bene, grazie ancora per l'invito. Cercherò di essere più sintetico possibile perché l'argomento è più vasto di quello delle ferite emozionali che abbiamo trattato l'altra volta. Che cos'è l'alchimia? L'alchimia è una scienza, è una filosofia antichissima, difficilissima da datare in quanto a data di origine. Sembra che già i Sumeri, i Mesopotamici, gli Egizi, poi i Greci praticassero questa arte, perché l'alchimia viene definita da chi la pratica un'arte, non è una scienza intesa come accezione moderna, ma è un qualcosa che ha una funzione, nobilita chi la pratica, chi la segue, chi la studia e, ed è rivolta fondamentalmente a un armonico sviluppo dell'essere umano e di tutte le forme viventi che fanno parte dell'ecosistema terrestre. Quindi stiamo parlando di una visione della vita molto particolare che possiamo definire appunto una filosofia pratica, perché comunque ha un'applicazione anche nella vita affinché la vita possa essere migliorata da quest'arte che è quasi impossibile da datare. Perché la scelta invece oggi della parola neoalchimia, che può sembrare un po' stonata come parola, è proprio per mettere in contrasto, diciamo così, la parola neo, il nuovo, il moderno, con l'antico, perché l'alchimia è una parola molto antica che ci riporta a dei miti praticamente, no? Delle leggende quasi, ha una visione quasi fantastica di quello che era un alchimista. Nell'immaginario collettivo l'alchimista è colui che trasforma il piombo in oro o che fa le magie, no? In un modo molto esoterico. La parola neo viene affiancata a quella di alchimia perché quella forma di alchimia che noi oggi promuoviamo e insegniamo nella nostra scuola di formazione e nei nostri corsi è una visione dell'alchimia antica ma rapportata alle conoscenze della modernità, che siano scientifiche o empiriche, comunque quindi non dimostrate per forza a livello scientifico con delle macchine che misurano, no? Perché la scienza ha questa paranoia di voler misurare qualsiasi cosa. In realtà noi sappiamo che oggi abbiamo razionalizzato delle conoscenze tipo la conoscenza dei chakra, dell'aura, che sono antichissime, con delle spiegazioni più scientifiche e moderne, ma che non sono state dimostrate dalla scienza. Quindi però il nostro intelletto è riuscito a dare delle spiegazioni a dei fenomeni, a delle credenze molto antiche, sulla base proprio della capacità razionale che abbiamo sviluppato rapportando tutte le nostre sensazioni e conoscenze anche a una visione moderna e scientifica. Quindi la parola neoalchimia sta a indicare che noi vogliamo portare oggi un qualcosa di molto antico, però studiandolo e comprendendolo anche attraverso l'intelletto, attraverso quelli che sono gli strumenti che l'educazione moderna, la scienza in parte anche, ci ha dato per comprendere determinate cose che un tempo
non erano razionalizzate, erano magari comprese in quanto erano parte della cultura del luogo, delle persone che vivevano in quel tempo, quindi erano comprese, cioè erano dentro le persone, però non erano magari spiegate e la mente intellettiva non era attivata in questo senso. Oggi l'essere umano, all'essere umano non basta più credere in qualcosa, vuole anche dare una spiegazione razionale di quello in cui crede. Lo si vede dal grande fallimento delle religioni, ad esempio, no? Dove il credo non è più ad occhi chiusi, ma abbiamo bisogno giustamente anche di dire ok, io ci credo perché ha un senso, ci credo perché ci ho ragionato, ci credo perché cavolo, l'ho capito e mi tornano i conti, no? Quindi essendo in un mondo oggi, in un contesto molto matematico, dove i numeri vincono sempre, no? Si fa conti per tutto, diciamo così. Abbiamo voluto trasmettere la conoscenza alchemica, che un tempo era esoterica, esperienziale, era sentita, no? Non veniva trasmessa attraverso tante parole, ma veniva trasmessa attraverso simboli, attraverso immagini, attraverso opere d'arte a volte, no? In tutta la storia antica. Oggi l'uomo, ce ne siamo accorti proprio insegnandola, no? È dal 2006 che insegniamo alchimia e a un certo punto abbiamo deciso di chiamarla neoalchimia perché il nostro approccio all'insegnamento di quest'arte antichissima è per la mente delle persone, soprattutto inizialmente. Cioè, quando una persona moderna si approccia a un'arte molto antica e la sua sensibilità non è ancora attiva per percepire la profondità di quello che uno sta studiando, di quello a cui si sta approcciando, c'è bisogno che la mente intellettiva dia un senso a quello che si sta facendo. E quindi io con la mia formazione medica sono riuscito, proprio perché ho conosciuto l'alchimia nel 2001, quando ero al secondo anno della facoltà di medicina, quindi sono riuscito a portare parallelamente gli studi di medicina a termine assieme a quelli di alchimia. E quindi sono riuscito a fare un parallelismo tra quest'arte antica, che era una medicina antica, poi lo spiegherò meglio magari, perché l'alchimia è un calderone enorme all'interno del quale ci sono tantissime correnti, tra cui anche la spagiria, che invece è la parte pratica, medica, operativa della filosofia alchemica. E quindi essendo riuscito a portare di pari passo, un passo alla volta, no? Destra e sinistra, avanti uno poi l'altro, tutte queste due realtà apparentemente divise, perché una è concettuale, logica, la medicina, perlomeno la medicina moderna, l'altra invece è più intuitiva, più sensitiva, diciamo così. Essendo riuscito a farlo io nel mio piccolo e anche poi nel mio lavoro di terapeuta, ho voluto portare questa visione alle persone per permettere alla loro mente razionale di dire cavolo, questa alchimia così antica, con questo linguaggio che non è dei nostri tempi, in effetti può essere dei nostri tempi. Quindi ecco, questo è il motivo per cui ho affiancato neo alla parola alchimia, che può sembrare un controsenso, ad esempio, no? Ma è molto interessante quello che tu hai appena detto, Giampaolo, no? Il discorso di razionalizzare un po' tutto, utilizzare l'intelletto in maniera un po' più importante rispetto magari a come si utilizzava in passato, perché questo va a confermare anche, vabbè, noi lo viviamo ovviamente tutti i giorni, però va a confermare anche un po' quello che diceva magari per chi ha approfondito i suoi studi di Rudolf Steiner, per esempio nel suo libro dalla cronaca dell'Akasha, dove lui diceva che appunto si diceva appunto che questo era il periodo in cui l'intelletto doveva essere sviluppato al massimo, e quindi noi abbiamo questo, diciamo, talento da poter sviluppare a livello globale, e quindi abbiamo anche la necessità di razionalizzare, di rendere attuale ciò che era antico, perché ciò che era antico comunque, così come ci viene tramandato, in realtà era quello che andava
bene, concedimi magari il termine così, in quel periodo. Ecco, quindi è molto interessante questa parte. E allora da qua, Giampaolo, nasce questo discorso che tu dicevi. Allora, innanzitutto che hai nominato la spagiria, cioè la parte pratica, e come allora possiamo portare questi concetti nei fiori ovviamente inteso su larga scala, cioè come l'alchimia diventa una pratica anche proprio a livello di natura, e come l'hai, diciamo così, declinata tu questa pratica. Allora, guarda, anche qui, intellettualmente parlando, il concetto, il parallelismo è semplicissimo, a prova di bambino. L'alchimia sostiene poche cose, ma le sostiene come una grande verità. E tutto si basa su quella che viene definita la Bibbia dell'alchimia, cioè la tabula di Ermete Trismegisto, cosiddetta tavola di Smeraldo, che inizia dicendo che ciò che è in alto è come ciò che è in basso, e ciò che è dentro è come ciò che è fuori, e viceversa. Ora, l'alchimia, uno dei grandi concetti, dei grandi arcani dell'alchimia, è che tutto ciò che esiste sulla faccia dell'universo è fatto e composto solamente di 3 cose. Queste 3 cose l'alchimia le chiama zolfo, sale e mercurio. Ora, dire questo, che tutto ciò che esiste sulla faccia dell'universo è fatto di sole 3 cose, ci riporta anche all'uomo. L'uomo quindi è fatto di sole 3 cose. La pianta, il fiore, è fatto di sole 3 cose, che l'alchimia chiama 3 sostanze. Ora, intellettualizzando questo concetto, e quindi riportandolo alla visione della neoalchimia, dire che tutto quello che esiste è fatto di 3 cose ci riporta a una cosa sola, all'atomo. L'atomo, qualsiasi atomo, è fatto di protoni, neutroni e elettroni. Quindi la materia che noi viviamo, dalle cose che indossiamo al nostro corpo, è fatto di atomi. Tutto è fatto di atomi, questa penna, il foglio di carta. E l'atomo, al di là che sia un atomo di idrogeno, ossigeno, oro, piombo, non importa, però tutti questi atomi sono fatti di 3 particelle fondamentali, che sono il protone, il neutrone e l'elettrone, sulfuro, sale e mercurio. Quindi gli alchimisti avevano già scoperto la chimica moderna, solo che usavano appunto un linguaggio simbolico che ad oggi potrebbe essere incomprensibile. Cioè, se io dico a una persona che il sulfur nel tuo corpo ha un problema, mi guarda e non comprende. Se io dico, sai, la parte protonica, cioè il nucleo dei tuoi atomi sono troppo contratti, quindi sei molto teso, sei una persona che vive molto contratta, oggi chi magari ha studiato anche un po' al liceo e anche alle scuole medie capisce sa che cos'è un protone, no? Ecco perché la neoalchimia ci aiuta a spiegare molto bene l'antica alchimia, perché usiamo dei parallelismi legati a quello che tutti oggi hanno studiato, bene o male. Ora, la materia che cos'è? È una massa, no? È una massa di sostanza, è una massa di atomi. E noi sappiamo da Einstein che la massa è uguale ed è rapportata all'energia, cioè E uguale mc quadro, l'energia è uguale alla massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato. Quindi in questa equazione dove c'è la massa che è fatta di atomi, cioè di 3 sostanze, noi possiamo osservare che c'è anche l'energia, quindi non c'è solo la massa, c'è anche l'energia, ma l'energia è uguale alla massa purché la massa sia moltiplicata alla velocità della luce al quadrato. Cosa vuol dire? Che massa e energia sono la stessa cosa, c'è un uguale, a patto che la massa, quindi l'atomo, sia reso più veloce, vada a un movimento velocissimo che è pari a quello della velocità della luce al quadrato, c quadro, ok? Quindi abbiamo l'energia, che è quella che noi possiamo sentire, no? Oggi mi sento con molta energia, ho una mia energia, ho una mia predisposizione d'animo, cioè c'è un movimento che sentiamo dentro, altrimenti saremo dei cadaveri, e c'è anche una massa però. Quindi, cavolo, come vorrei essere al mare? Se chiudo gli occhi, io
sono al mare, mi metto un ventilatore, mi metto una lampada a infrarossi, io ho la percezione di essere al mare, però la mia massa è ancora qui, in questo momento, a Bologna. Quindi l'energia è capace di essere ovunque, quindi l'energia mentale, l'energia emotiva. Io con le emozioni posso essere 20 anni fa quando ho subito un trauma e iniziare a piangere perché sono lì in questo momento. Quindi l'energia non ha confini, è libera. Che l'alchimia l'energia lo chiama anima, cioè è un qualcosa che può andare ovunque. La massa invece è il nostro corpo, che è fatto di atomi, di 3 sostanze. Ora, essendo noi delle anime, delle energie che sono rallentate al punto da essere vissute come massa, perché E uguale mc quadro vuol dire che se io riduco il c quadro, cioè tolgo quella variabile della velocità, la riduco, la massa, l'energia rallenta e viene percepita come massa. Ok, mi spiego, perché se energia uguale a mc quadro, m per c quadro, cioè la massa moltiplicata per una velocità molto alta, perché la velocità della luce al quadrato è energia, ma se questa velocità si riduce, l'energia diventa massa. Cioè io oggi essere incarnato, un essere energetico, un'anima incarnata in una massa, lo sono perché la mia energia ha rallentato al punto da percepirmi come massa. Quindi io sono allo stesso tempo, come è la luce poi, no? Come Newton ha scoperto, sono allo stesso tempo energia e massa. Ciò vuol dire che l'atomo è la manifestazione materiale dell'energia a livello simbolico, a livello più semplicistico, essendo noi delle anime incarnate in un corpo, essendo il corpo fatto di atomi, è l'atomo che incarna la nostra anima. Tutti gli atomi, i miliardi di atomi di cui siamo composti, incarnano la nostra anima. Ciò vuol dire che la nostra anima, il nostro spirito, ha trovato dimora nell'atomo, di cui noi siamo composti in quantità miliardarie, diciamo. Ora, ma se l'atomo è fatto di soli 3 principi, vuol dire che il mio corpo, che incarna la mia energia, il mio spirito, la mia essenza, e il corpo di una pianta sono rappresentabili allo stesso modo del mio. Chiaro, l'energia di una pianta, l'anima di una pianta sarà diversa dalla mia. La mia è un'anima umana, quindi avrà una consapevolezza, una coscienza diversa da quella di una pianta che ha tutta un'esperienza diversa dalla mia. La pianta cresce, fa dei figli, si riproduce, fa il frutto, però sta ferma. Io ho la possibilità di muovermi. L'animale si muove a differenza di una pianta, ma è soggetto a delle leggi di vita, diciamo così, dell'ecosistema che sono completamente diverse invece da quelle umane, che è dotato di una libertà in più, cioè la capacità di scegliere se essere una cosa o essere un'altra, se fare una cosa o se fare un'altra. Però alla base è importante capire che non c'è nessuna differenza materiale tra il mio corpo, il corpo di una pianta e il corpo di un animale o il corpo di un cristallo, che rappresentano poi i 4 regni della vita, il regno minerale, il regno vegetale, il regno animale e chiamiamolo il regno umano, anche se noi siamo parte del regno animale, perché siamo mammiferi comunque, però diciamo che l'essere umano è come se avesse conquistato quasi un regno a sé, perché insomma c'è una bella differenza tra l'essere umano e l'animale, perlomeno come possibilità di sviluppo. Poi non è detto che l'uomo non si comporti come un animale, questo è un altro discorso. Ora, ritornando al concetto che tutti i corpi, tutte le masse sono uguali, gli alchimisti che intuizione hanno avuto? Se il mio corpo ha uno squilibrio, che oggi si chiama malattia, è nella massa, cioè perlomeno si manifesta nella massa. E se la massa è fatta di sole 3 cose, se io riesco attraverso un'altra massa, tipo una pianta in questo caso, no? A riportare equilibrio in questi 3 principi che nella massa dell'uomo sono andati in confusione, perché quelli della pianta sono in equilibrio. Una pianta che è in equilibrio con se stessa, con l'ecosistema, con tutto quello che gli sta attorno, è una pianta che manifesta un equilibrio.
Ora, se io ho uno squilibrio in uno di questi tre principi e la pianta ha esaltato uno di questi tre principi, perché è una pianta che esalta di sua natura uno di questi tre principi, io posso estrarre questi principi da questa pianta e concentrarli, e attraverso l'assunzione orale di base, no? Io posso portare questi principi della pianta dentro di me che diano un'informazione di equilibrio dove io ho uno squilibrio. Faccio un esempio. Abbiamo detto che questi tre principi si chiamano sulfur, sale e mercurio. Il mercurio è la parte mentale, è la parte, diciamo, è la chioma dell'albero, è dove noi abbiamo i pensieri, dove sogniamo, dove abbiamo le preoccupazioni. Una pianta che abbia un'energia molto mercuriale, ad esempio la lavanda è una pianta che ha un'energia molto mercuriale, molto elettronica, perché il mercurio è l'elettrone dell'atomo, la parte più esterna. Se io faccio un'essenza di lavanda e ho uno squilibrio nel mio mercurio, l'essenza di lavanda, che è una pianta molto mercuriale, mi dà un'informazione che aiuta il mio inconscio corporeo a mettere ordine all'interno di questo mio disordine, perché lei, come pianta, ce l'ha in ordine. Lei esprime questo, diciamo, questa grandezza di elemento di sostanza mercurio di natura. Il mio è nel caos. Questa pianta può aiutarmi con la sua massa, che contiene la sua energia, cioè la sua anima, a mettere equilibrio nella mia massa, che risponde poi ovviamente alla mia energia, perché è uguale sempre a mc quadro. Quindi, quando la scienza e la medicina moderna in realtà ci parla di principi attivi, cioè la lavanda è una pianta calmante perché contiene determinati principi attivi. La camomilla è una pianta antinfiammatoria e calmante perché contiene determinati principi attivi. Agli alchimisti non interessavano i principi attivi, ed è quello che non interessa a noi che facciamo spaggeria. A noi interessa l'anima della pianta, che ovviamente è fatta poi a immagine e somiglianza della sua anima a livello corporeo, quindi il corpo di quella pianta, i principi attivi di quella pianta sono solo la manifestazione materiale della sua anima, e la sua anima avrà una direzione che sarà protonica, elettronica o neutronica, cioè sulfurica, salina e mercuriale, cioè tutto è riconducibile ai tre principi, perché tutta la materia è fatta di atomi, quindi tutto quello che esiste è fatto di atomi. Gli atomi hanno solo tre principi, quindi le piante devono rispondere a questi tre principi, noi dobbiamo rispondere a questi tre principi. In questi tre principi è incarnata la nostra anima, il nostro spirito. Quindi i principi attivi sono solo la parte visibile materiale di un'anima che si è incarnata in una struttura materiale fatta di atomi. Quindi l'anima della lavanda a questo punto è un'anima calmante, è una pianta che diciamo ha dentro di sé un'essenza di tranquilla, distesa, rilassata, e quando noi assumiamo un'essenza, un estratto di questa pianta, in questo caso la lavanda, non solo attraverso i suoi principi attivi, ma soprattutto attraverso la sua anima, che nei principi attivi sono incastrati, ovviamente, prendono vita, noi portiamo dentro di noi l'informazione della lavanda, non il suo processo chimico. E questa informazione ci racconta a livello inconscio, racconta le nostre tre sostanze, come fa lei ad essere così equilibrata in quella particolare sostanza. Non so se mi sono spiegato bene, o se hai dei dubbi chiedi pure. No, guarda, spiegato in maniera eccellente, direi anche molto semplice, molto molto comprensibile, perché cioè, io trovo tutto questo ovviamente molto, molto affascinante, perché purtroppo, per fortuna, non lo so, insomma, io nella nostra concezione c'è sempre solo la parte chimica in realtà, quindi andiamo a vedere il discorso del principio attivo, quando in realtà, certo, come dicevi tu, il principio attivo è solo la parte materiale, ma in realtà ciò che è più importante è proprio il tipo di informazione che
l'anima delle pianta, l'essenza della pianta può fornirci. E insomma, se diciamo la verità, anche noi quando intraprendiamo magari dei percorsi un po' di crescita, chiamiamola personale, spirituale, poi ognuno insomma la declina a modo suo, si dice sempre è perché tu devi essere te stesso, quindi devi tirar fuori l'essenza che sei, che non è quello che noi vediamo o tocchiamo come parte materiale, cioè il corpo, ovvero queste sono un'esternazione in realtà di ciò che siamo dentro, ma che a volte non sempre viene espressa nella maniera corretta. Non so se condividi questo pensiero che ho fatto. Certo, infatti la pianta è vera, non mente. Cioè una pianta di menta non sarà mai piccante come il peperoncino. Non ti racconta una storia che lei è la menta, ma quando tu ti fai la tisana di menta ti brucia la bocca perché era un peperoncino travestito da menta. Gli esseri umani invece mentono a se stessi ovviamente e quindi agli altri, ma questo è un dettaglio. Quello che conta non è ho mentito agli altri, non mi interessa, tu stai mentendo a te stesso perché non stai riconoscendo la tua natura, la tua anima, che qualità ha e non le stai vivendo. Quindi se la pianta non mente, perché la sua anima la esprime così com'è, cioè pensiamo alle piante velenose. Noi conosciamo delle persone velenose, delle persone che diciamo sono brutte persone, sono cattive. Potrebbe essere che stiano mentendo, nel senso che magari alla loro base hanno delle ferite che li hanno portati ad essere così, non essendo riusciti a risolverle, sono diventate persone cattive. Mi viene in mente un pezzo del libro, di uno dei libri di Harry Potter, dove Silente dice Harry Potter, nessuno è cattivo, però a molte persone succedono cose cattive, che li trasformano ovviamente. Quindi qui ci riagganciamo alla questione delle ferite emozionali che possono fare così male che uno diventa cattivo, diventa rabbioso. Però alla base c'è la verità che deve emergere. Noi siamo verità, cioè la nostra anima è vera, il nostro spirito racconta la sua storia. Quando tutto questo passa attraverso il corpo e attraverso la mente, il cervello, il sistema nervoso, tutti gli organi che portano nella quotidianità la nostra essenza, la nostra energia, qui ci può essere una deformazione di quella che è la musica originaria e noi ci manifestiamo come qualcosa che non siamo. Quindi magari siamo delle piante di menta che però piccano come il peperoncino. Invece il bello del mondo vegetale è che non mente mai. Quindi se una pianta è fatta in un certo modo e ha dei principi attivi, è perché la sua anima è così e lei nel suo corpo manifesta esattamente la sua anima. È per questo motivo che Paracelso nel 1500, quando veniva accusato dai suoi colleghi che era un medico poco di buono, perché lui utilizzava molto anche l'arte magica intesa proprio come la parte energetica delle piante, dei cristalli per curare, lui diceva guardate che non è la pianta a curare, ma è la sua anima. È che l'illusione di utilizzare una pianta e curarci con il principio attivo è sempre è quella della farmacologia moderna, cioè noi abbiamo delle cellule che hanno un recettore, questo recettore risponde a un principio attivo contenuto in una data pianta e pensiamo che assumere quella pianta piuttosto che un farmaco sia una terapia più dolce, più naturale di quella farmacologica. In realtà, per la visione dell'alchimia, questa non è una vera terapia, perché la vera terapia si fa aiutando l'anima a esprimersi nel corpo, non modificando un corpo in squilibrio e basta. Perché se un corpo, una massa è in squilibrio, cioè la M moltiplicata per C quadro, vuol dire che l'energia, cioè l'anima, anch'essa non è in equilibrio, perché è l'anima che crea la massa, non la massa che crea l'energia. Cioè la massa prende origine dall'energia, non è l'energia che prende origine dalla massa. Quindi la vera malattia, se così la vogliamo chiamare, è sempre nell'anima e poi questa si manifesta nella massa. Quindi come possiamo curarci di noi lavorando solo sulla massa, con i principi attivi, anche delle piante, per quanto uno dica io faccio medicina naturale, curo con le piante.
ma la vera cura è con l'anima della pianta, non col suo corpo, con la sua massa. Ecco, in questo l'alchimia e la spagiria, che poi è la parte pratica, la spagiria si chiede come faccio a creare un rimedio alchemico, e lo spagirista, attraverso delle ricette spagiriche, crea un rimedio basato sulla visione dell'alchimia. La visione dell'alchimia ci dice che noi siamo anime, spiriti incarnati in una massa, e che qualsiasi cosa la massa provi è dato a monte dall'energia, da uno squilibrio dell'energia dell'anima, e quindi l'alchimia dice noi dobbiamo curare la fonte, non la manifestazione. Per cui si è sempre chiesta, l'alchimista, come faccio a creare un rimedio che agisca certo sul corpo, che agisca attraverso una massa, cioè una boccettina che contenga qualcosa da assumere, no? Poi ci sono tanti alchimisti che lavorano con i suoni, con le frequenze, senza aver bisogno, però comunque uno strumento per produrre un suono, le corde vocali, la laringe, la faringe, per produrre un mantra, una vocalizzazione comunque serve, cioè la massa è fondamentale per produrre una vibrazione. Quindi che sia un liquido che io assumo o sia un suono che produco cantando, comunque è la massa che lo produce, no? Perché anche il suono deve essere generato da qualche parte nel mondo materiale, nel mondo degli esseri incarnati. Però gli alchimisti hanno trovato appunto il nocciolo della questione, che non si riesce a curare nessuno e niente se non mettendo in conto di curare e di equilibrare l'anima, l'energia che sta alla base della manifestazione della massa. Ecco perché i rimedi spagirici sono particolari, diversi dai fitoterapici, i floriterapici classici, è proprio perché sulla base anche proprio di quello che dicevano gli Esseni, non solo Paracelso, è l'anima che cura, non la pianta. Io faccio spesso questo esempio, cioè un corpo, una massa senza anima, tipo un cadavere, non si ammala e neanche guarisce. Cioè, se tu metti un cadavere in una cella frigorifera, non è che gli viene il raffreddore dopo 2 giorni per il freddo che ha preso. Perché? Perché non c'è anima, non c'è movimento, ed è il movimento, che è l'energia all'interno di una massa, che crea equilibrio o squilibrio. Quindi è inutile agire sul corpo, perché è un insieme di atomi, tanto quanto questa penna, non cambia. Cioè, la materia di una penna è uguale a quella di quella dell'essere umano, è fatto di atomi che sono fatti di 3 cose solo: sulfuro, sale e mercurio. La differenza qual è? È nell'anima che dà vita, cioè anima proprio, in un modo proprio, mette in movimento la massa. Quindi va bene curare il corpo, va bene curare la cellula, va bene curare la massa, è fondamentale, ma allo stesso tempo bisogna anche prendersi cura dell'energia. Questo è il grande errore della medicina moderna, che è chimica e non più fisica nel senso che segue la fisica, proprio la scienza della fisica. La fisica che cosa ci dice? La fisica moderna poi parla di campi quantici, di stringhe, di cose che sono molto legate alla visione dell'alchimia antica, cioè alle possibilità manifestative, in base a una scelta, in base a come ti osservi, in base a come ti guardi, in base a come ti pensi, tu puoi essere diverso. La fisica moderna dice questo, cioè l'osservatore modifica l'osservato. Allora, se riportiamo questa cosa a noi, ci rendiamo conto che gli antichi alchimisti dicevano esattamente questo, cioè Giordano Bruno, è la mente che crea il mondo, no? È l'energia che crea la massa. Quindi se invece la medicina moderna riuscisse a riunire di nuovo la chimica con la fisica, allora si occuperebbe con il farmaco, con la chirurgia, con le piante, con gli oli essenziali, con il cortisone anche, della brutta massa, ma allo stesso tempo si chiederebbe come mai la massa di questa persona è entrata in squilibrio, che cos'ha la sua anima, come possiamo agire in quello. Quindi questo è il mio grande sogno. Io lo faccio nel mio piccolo ormai da 20 anni, cioè lavorare con le persone, curandoli la massa, certo, ma allo stesso tempo lavorando anche sulla parte dell'anima. Purtroppo la medicina moderna è solo tecnica e chimica,
e si perde una grande opportunità, quella di curare davvero. Ecco, questo io infatti essendo medico, figurati, non ce l'ho con la medicina moderna, ce l'ho con una visione ristretta della medicina, dove il farmaco potrebbe benissimo, a volte anche il farmaco d'urgenza è necessario, no? Però potrebbe benissimo essere affiancato non alla psicologia, ok, ma proprio al curarsi dell'anima. Cioè immagino una persona che ha un infarto, che viene portata al pronto soccorso e quindi tu gli devi sostenere il cuore, gli devi sostenere la parte emodinamica, devi dargli un sostegno che è giusto che il suo corpo abbia. Ma se allo stesso tempo riesci a sondare, a far capire a quella persona che cosa ti ha provocato questa situazione, che cosa c'è in te che non va, che cosa hai vissuto negli ultimi anni, negli ultimi mesi che ti può aver portato a questo, che non è il banale stress, lavoro troppo o mangio troppo formaggio, quindi sono pieno di colesterolo. Questa è sempre massa, ma i disagi emotivi che uno può avere, il disagio emotivo che uno può avere nel momento in cui sa di avere un infarto, cioè tutte queste dinamiche che sono energia, che sono anima, che diventano pensiero, emozione, sono fondamentali, devono essere trattate. E ripeto, qui non è psicologia, cioè andiamo a fare un'analisi dei rapporti con la tua famiglia, con il tuo lavoro, no, qui parliamo proprio di lavorare con frequenze che aiutino l'anima a ripulirsi da memorie, macchie. Qui entra in gioco il discorso delle ferite emozionali spesso, anzi quasi sempre, e quindi iniziare ad affiancare alla visione medica moderna, terapeutica in generale, che bisogna usare degli strumenti, tra cui io ad esempio creo delle essenze floreali alchemiche che fanno questo, ma ci possono essere tanti modi, tra cui, ripeto, le frequenze, la musica, i colori, per lavorare e equilibrare l'anima, che è la parte più importante dell'equazione, e è l'anima, lo spirito, uguale m per c quadro. La massa è in squilibrio? Non posso lavorare solo sulla massa, devo lavorare anche sull'energia. Ecco, per riassumere, direi che la visione dell'alchimia è la visione della formula completa. Esiste la massa che va curata, di cui ti devi prendere cura, per cui esiste lo spagirista, la spagiria, cioè come devo mangiare, come mi devo lavare, devo usare l'acqua calda o l'acqua fredda. Cioè la spagiria è tutta la parte medica della visione dell'alchimia. E poi c'è l'alchimia pura, che possiamo definire più religiosa, nel senso che religio significa mettere in connessione, che si occupa dell'anima, dello spirito, dell'alchimia, dove faccio un appunto per chiudere, tanto per far capire. Per l'alchimia lo spirito è quando l'energia è libera, cioè non è incarnata. Quando l'energia spirituale è incarnata e quindi rallenta e viene percepita come massa, a quel punto si chiama anima, perché realmente lo spirito sta animando, cioè dando movimento alla massa. Ok? La spagiria e l'alchimia si basa sulla visione dei tre principi, le tre sostanze, sulfuro, sale e mercurio, ma noi sappiamo che l'atomo non è solo massa, non è solo protone, neutrone, elettrone, ma è anche composto di forze che lo mettono in movimento, perché un atomo è tale solo se è in movimento. Cioè tutti penso sappiano che l'elettrone ruota attorno all'atomo, attorno al nucleo. Che cos'è che fa ruotare l'elettrone attorno al nucleo? Non lo fa scappare via, ma lo mantiene lì. È la forza gravitazionale. La forza gravitazionale è una delle forze che mantengono la materia viva, animata. Guarda caso, la chimica moderna ci insegna che le forze che mantengono l'atomo in equilibrio vivo sono 4, che per gli antichi erano chiamati 4 elementi: fuoco, terra, aria, acqua, perché se poi ci guardiamo attorno vediamo che tutto quello che è vivo si muove in virtù del calore, il sole, del fatto che c'è una terra in cui noi possiamo muoverci, vivere, da cui prendiamo nutrimento e a cui diamo le nostre secrezioni affinché questo
questo nutrimento poi si rigeneri, no? Concimiamo fondamentalmente l'aria che respiriamo e l'acqua che beviamo, quindi senza questi 4 elementi che sono poi le 4 funzioni fondamentali di un organismo, cioè devo avere il calore, se ho freddo mi copro, altrimenti muoio, devo avere la terra, cioè devo avere da mangiare, devo avere da respirare, devo avere da bere, altrimenti muoio. Sono poi i 4 elementi degli antichi che sono riportate le 4 forze atomiche, la forza gravitazionale, nucleare forte e debole e la forza elettromagnetica. Quindi diciamo che con questi 2 arcani cosiddetti, quello delle 3 sostanze e dei 4 elementi, noi possiamo descrivere tutto ciò che esiste sull'universo, perché è fatto di atomi e l'atomo è mosso da queste 4 forze, è reso vivo da queste 4 forze. Allora, io sono un essere umano, un'anima, cioè uno spirito libero, incarnato in un corpo, quindi un'anima incarnata in un corpo. Questo corpo è fatto di atomi, cioè di 3 sostanze, e questi sono mossi dai 4 elementi. Ecco che a questo punto è ancora più facile capire che se uno dei miei movimenti relativo agli elementi, per esempio il fuoco, il calore, è un po' in down, cioè sono un po' depresso, un po' freddoloso, ho perso un po' la spinta nella vita, ho perso un po' la passione per svegliarmi la mattina e dire cosa facciamo oggi, ho degli obiettivi, ho degli orizzonti da raggiungere, devo farcela, quindi perdo un po' il calore del sole, del fuoco che è dentro di me. È sufficiente che io cerchi una pianta che è ricca di elemento fuoco, che avrà dei principi attivi stimolanti ed eccitanti ovviamente, ma quello è solo la parte materiale, estrarre la sua vibrazione, la sua anima, e mettere quest'anima in contatto con me. Lo posso fare attraverso un estratto, lo posso fare piantando quella pianta in casa mia nel mio giardino, perché già solo lavorare con quella pianta, aiutare quella pianta a esistere, quindi prendermene cura, quella pianta già mi dona, mi trasmette la sua vibrazione, il suo fuoco. Quindi, non so, pianterò del peperoncino, del ginseng, dell'ortica, una pianta che abbia una natura calda. Questa è la parte più affascinante e semplicissima dell'alchimia, che è quella poi che ha spinto il dottor Bach quando ha creato i suoi fiori. Cioè, se uno legge la storia del dottor Bach, non leggerà mai che, è vero, era un omeopata, ma lui non ha mai fatto per se stesso i fiori. Lui ha interagito con quei fiori, lui ha iniziato a coltivare quei fiori, è andato a vivere in campagna perché era malato e si è isolato e ha iniziato a interagire con la natura, cioè con che cosa? Con i 4 elementi, con le energie che mettono in movimento armonico la natura, e solo interagendo con il suo giardino lui è guarito. Allora ha detto, da omeopata, ha detto, come posso portare questa interazione a chi vive in città a Londra, visto che lui era inglese? Cerco di mettere, visto che sono un omeopata e l'omeopatia lavora con la memoria dell'acqua, cerco di portare un'acqua con una memoria di questi fiori alle persone che vivono in città, che questi fiori non ce li hanno. Ma lui si è curato attraverso i fiori, non attraverso i rimedi floreali. Questo è importante da capire. Per cui, qual è la cosa più importante? La cosa più importante è capire che è l'interazione con la frequenza, con l'anima della vita che ci dà vita, non è assumere un rimedio. Poi, se questo rimedio è fatto in un modo particolare, per cui dentro questo rimedio c'è l'anima di quella pianta o di quel fiore, è chiaro che questo rimedio sarà un grandissimo aiuto per me, che magari non mi posso permettere delle ore passate in giardino a interagire con le piante, i fiori, con la natura, e quindi diciamo è un espediente interessante da utilizzare, ecco. Però per me la vera cura rimane sempre quella di vivere, non di assumere un rimedio, cioè di vivere le frequenze, di vivere le esperienze, di vivere la vita proprio, e magari andare verso quelle situazioni, quelle energie che in qualche modo, entrando in risonanza con noi, ci portano equilibrio e ci portano il messaggio di quello che in questo momento a noi manca. Perché se ho una carenza di fuoco e quindi sono un po' depresso e l'ortica è una pianta di fuoco, io ho bisogno di imparare da lei cosa vuol dire riaccendere il mio fuoco, e lei me lo può insegnare.
Io Giampaolo ti ringrazio perché riesci a rendere semplici degli argomenti anche particolarmente complessi e quindi riesci a portarli alla comprensione di tutti. Veramente hai una capacità molto, molto interessante da questo punto di vista. A me è venuto in mente, a parte che mi hai aperto un sacco di cassetti, ovviamente, nella mia mente con tutto quello che hai detto. Perché per esempio quando hai parlato di frequenze a me è venuta in mente la TFF, la terapia farmacologica frequenziale del dottor Massimo Citro, per esempio. Oppure quando hai parlato di Paracelso mi è venuto in mente anche, mi si è aperto il cassetto delle signature, quindi il curare con il simile, no? Con qualcosa ovviamente che la natura ci offre, ma che è simile. E quindi, insomma, ritornando a quello che tu hai detto all'inizio, come in alto così in basso, insomma, questo grandissimo motto alchemico, che effettivamente noi possiamo vedere un po' dappertutto. Quindi tu utilizzi anche il discorso delle segnature o è un qualcosa che non riguarda il tuo percorso? No, certo, certo. Noi, il nostro laboratorio non è un laboratorio paracelsiano puro, però seguiamo molto la visione di Paracelso tra i tanti alchimisti, e assolutamente sì. Segnature vuol dire che un qualcosa ti ricorda qualcos'altro, per cui potrebbe avere una funzione di equilibrio su quel qualcos'altro. Esempio banalissimo: la noce è simile al cervello, ai due emisferi col corpo calloso, e quindi la noce in sé, non solo se la mangi, è ricca di elementi che nutrono il sistema nervoso centrale, però proprio l'albero di noce è un grande, dà un grande rinforzo a tutto il sistema nervoso centrale e alla colonna vertebrale. Ovviamente poi se tu guardi il noce ti rendi conto che è un albero che ricorda molto il sistema nervoso centrale, perché quando l'albero è sviluppato c'è la grande chioma come il cervello e un gran tronco forte che è il midollo spinale. Quindi certo, quando noi scegliamo le piante che utilizziamo per fare i nostri rimedi, non solo ci mettiamo in ascolto con l'energia della pianta per sentire che messaggio quella pianta ci dona, e questo è un lavoro di sensibilità, non è scientifico, va fatto quando sei pulito, quando sei in equilibrio, quando sei centrato, ma anche osservando come si muove in natura quella pianta, come è fatta, che animali ci girano attorno, chi ci fa il nido, chi non ci fa il nido, cioè tutto. L'obiettivo dell'alchimia è riproporre il macrocosmo nel microcosmo. L'uomo è un microcosmo e la natura è il macrocosmo. Se noi osserviamo la natura e vediamo come si muove per mantenersi in equilibrio, noi possiamo portare questo esempio dentro di noi nel nostro piccolo. Quindi le segnature, che poi sono portare un simile che sta fuori dentro di noi, che è il simile in corrispondenza, è fondamentale, certo, molto utilizzato. Grazie Giampaolo. Allora io a questo punto chiedo a Marco, perché come al solito io monopolizzo, perché quando ci sono gli argomenti che mi appassionano, e ovviamente Marco ti chiedo se hai anche tu delle considerazioni e delle domande da fare a Giampaolo. No, io mi associo a quello che dicevi tu prima, nel senso che effettivamente, oltre che essere un tema splendido, Giampaolo ha proprio questa capacità di renderlo poi veramente comprensibile e non solo quello che può sembrare una mera speculazione filosofica, mettiamola così. Ed è sempre più bello quando nelle varie interviste che facciamo, appunto, incontriamo tutte queste persone meravigliose che poi alla fine vanno a riconnettersi tutti in un unico punto, anche riguardando anche tutti gli scritti del passato, chi con i miti, chi con i simboli, chi con l'alchimia, chi con l'arte, cioè ognuno a suo modo, ma sembra, mettendo insieme i vari secoli e millenni, come il tentativo quasi ossessivo di spiegare a un bimbo una cosa
quasi semplice, ma che nessuno poi alla fine vuole capire davvero. Cioè alla fine si ribalta quasi la cosa, da cosa complicata che solo in pochi possono capire, in realtà sembra che l'umanità intera, alcune persone dell'umanità intera si siano sforzate in ogni maniera possibile per spiegare poi alla fine più o meno lo stesso concetto, in 1000 modi diversi, proprio come a doverlo spiegare a un bambino quando non vuole capire, cioè inizia a fargli esempi, metafore, similitudini, cioè, e diventa quasi impossibile, cioè a quel punto veramente uno per non capirlo vuol dire che non lo vuole capire, perché più o meno poi a ognuno di noi risuona qualcosa in più rispetto ad altri. Non so se Giampaolo ha mai letto i Sette metalli di Pelikan. No, mai letto, no. Quello lì è un libro apparentemente che per i più è apparentemente difficilissimo, mentre ce ne sono altri apparentemente molto più semplici che magari io ho letto e non ho capito fino in fondo. Quel libro lì a me da subito risuonò chiarissimo, probabilmente anche perché lo lessi in un periodo in cui mio nonno non stava bene, quindi lo leggevo proprio nell'ottica applicato su quello che erano i sintomi e i problemi di mio nonno, e più o meno nella stessa maniera, con tutte queste similitudini, arrivai a fare la diagnosi 3 mesi prima dei dottori, ancora scritta sulla copertina del libro, con cosa eran causati i problemi e cosa ci voleva. Ed è una cosa molto cioè, non so se è mai capitato anche a Giampaolo un caso di questo tipo, cioè un libro che abbia improvvisamente scatenato acceso la lampadina, come si suol dire. Un autore, un libro che abbia Sì. fatto lo switch. Sì, sì, sono tanti, non tantissimi, ma tanti libri che mi hanno illuminato, diciamo. Sicuramente tantissimi anni fa, quando ho letto i libri, adesso non mi ricordo l'autore, non mi viene in mente, Malattie e Destino. Di Lexing. Esatto, quello è un libro molto alchemico, non è semplice, però è molto chiaro, è molto alchemico, e quel libro spiega chiaramente come è il principio superiore che per caduta va a informare la carne, che poi si ammala e crea squilibri. Quindi anche lì sono quei libri quasi oracolari che poi rileggi e ti dicono sempre una cosa nuova, cioè ti fanno prendere coscienza di qualcosa che non avevi compreso. Uno dei libri che io adoro è I Quattro Accordi di Don Miguel Ruiz, ad esempio, che non parla di alchimia, ma invece sì, cioè non parla di sciamanesimo tolteco, in realtà ci sono le grandi verità dell'alchimia proprio nella vita quotidiana, per la vita pratica, no? Guarda, anche i libri di Paracelso per me sono illuminanti e libri per bambini quasi, però tutti quelli a cui ho detto leggetelo, mi hanno detto non si capisce niente. Quindi poi sai, ognuno in base a quello che è riuscito a interiorizzare, quando legge dice beh, ma questo è ovvio, come se l'avessi scritto io. Invece Esatto. magari libri che per te sono facili, per me sono incomprensibili, perché io quel principio non ce l'ho dentro. E Esatto. quindi sì, ognuno legge quello che è pronto a capire e capisce quello che ha dentro. Se non ce l'hai dentro vuol dire che devi ancora viverlo, e solo vivendolo lo porti dentro. E allora poi lo leggi fuori, dici beh, è ovvio, era così, sembra un libro scritto da me, certo, perché l'hai vissuto dentro, no? Quindi io sulla lettura sono sempre molto cauto, nel senso che molti mi chiedono consigliami un libro per capire, dico sai, i libri rispecchiano quello che hanno capito chi l'ha scritto, quindi se tu quella cosa non l'hai capita è difficile che la capisci da un libro, e se la capisci qui, ma non qui, non è detto. Quindi può darsi che quel libro ti faccia quasi del male piuttosto che del bene, perché tu dici ma io la so quella cosa, sì, ma non l'hai mai vissuta. Quindi esempio I Quattro Accordi è un libro banalissimo, però è difficilissimo vivere quei 4 accordi nella vita, no? Di essere impeccabile, non supporre nulla, non giudicare gli altri, fai sempre del tuo meglio, cioè tutte queste
e non prendere niente in modo personale. Cioè, per mettere in pratica questi accordi, ad esempio, viene richiesto un livello esperienziale di consapevolezza sull'esperienza fatta, di un certo livello, insomma, no? Perché altrimenti ce la raccontiamo. Io non prendo niente in modo personale, però quello stronzo lì mi ha dato fastidio, è tutta colpa sua, cioè, no? È colpa del governo, è colpa delle scie chimiche, certo, tante cose esistono, ma se la tua vita non funziona, il problema è tuo e la colpa è tua. Non può essere che l'esterno ti condiziona a tal punto che la tua vita non vale più niente. Però ecco, io mi trovo sempre in difficoltà quando mi dicono consegnami un libro, perché dico cercalo, cerca e trovi, perché il consiglio è sempre un qualcosa che viene dato da una persona che ha il suo livello a un'altra che ha il suo livello e quindi per quello che per me può essere un buon libro, per te può essere un problema. Non lo capisci o ti spara talmente in alto che poi perdi il contatto con la realtà. Ma Quindi, anche perché penso che non sia neanche proporzionale, perché appunto quel libro che la maggior per me, come dicevi tu, sembrava quasi scritto per un bambino delle elementari, è sembrato chiarissimo, ma probabilmente anche perché l'ho letto in quel preciso momento. Probabilmente se l'avessi letto un anno prima non ci avrei capito niente neanch'io. E però confrontandomi con delle persone che lo ritengono arabo puro, quelle stesse persone invece hanno capito e trovato semplicissimo magari un uguale libro che per me mi sono arenato a pagina 10, quindi è molto asimmetrica come cosa, non c'è un rapporto lineare, c'è quasi un rapporto personale più che lineare, scalare. Sei d'accordo su questo? assolutamente, sì, sì. Beh, Sai cos'è che la verità è una sola, ma ognuno ha la sua. E questa è la parte difficile da comprendere. È come comprendere che noi siamo allo stesso tempo essere finiti, materiali, ma allo stesso tempo infiniti, spirito. E dire, ma come se quella cosa è vera in senso assoluto, è vera per tutti? No, è vera per me perché è la mia verità, per te la verità può essere un'altra. Ed è questo il difficile per l'essere umano, riconoscere che l'interpretazione del mondo è strettamente personale e ognuno interpreta il mondo a modo suo. Quindi per me quello che è verde anche per te, ma io interpreto il verde a modo mio e tu a modo tuo. E quindi non potrò mai importi la mia visione di quello che è verde, anche se vediamo lo stesso colore, anche se è la stessa frequenza. Però per me quello è un verde e per te è un altro verde. Quindi anche nel processo terapeutico non è per niente facile dare consigli, prescrivere una terapia che lavori ovviamente a un livello vibrazionale. Prescrivere una terapia che lavora a livello chimico è semplice, anche perché non vai a toccare aspetti particolari della coscienza, no? Però anche dare consigli e dire guarda, dovresti fare questo, dovresti dire a quella persona quest'altro, dovresti parlare in questo modo, dovresti importi è difficile perché sei tu con la tua visione che consiglia a qualcun altro cosa secondo te lui dovrebbe fare in base alla sua esperienza che tu non conosci al 100%. Ma non parlo di esperienza solo di questa vita, ma di tutte le sue esistenze. Quindi ecco perché lo studio dell'alchimia è vastissimo, per cui c'è la nostra scuola di alchimia è una scuola triennale, cioè è composta di 6 passi, dove in ogni passo ci sono 64 ore di lezione, adesso è tutta online, quindi si può seguire tutta, diciamo, da casa, dal telefono, dal computer, ma in tutto sono 300 e passa ore, perché si passa dalla comprensione di come è fatta la massa, di come si muovono i 4 elementi, di cosa sono i 4 elementi, di cosa sono i bioritmi, fino anche all'astrologia, cioè l'astrologia come strumento per conoscere qual è l'energia che sta animando quella massa, perché se tu ti basi solo sull'esperienza della massa, cioè una persona ti comunica un disagio fisico o emotivo o mentale. Parliamo sempre di massa fondamentalmente, cioè di esperienze quotidiane.
e tu non sai chi c'è dietro, chi c'è veramente dentro, tu puoi fare dei danni. Perché Certo. faccio un esempio, una persona che è destinata nella vita a viversi da guerriero, chiaro non c'è solo il guerriero, però ad essere un guerriero, a imporsi come un guerriero, e tu invece gli dai consigli spirituali, no, ma tu devi comprendere, devi accettare, sai, devi trovare un senso, e questo dentro vuole esplodere perché è nato per essere ariete, per essere guerriero. Tu non puoi imporgli la tua visione perché tu sei nato per essere un alchimista legato al segno di pesci, quindi comprendere, essere elemento acqua, essere riuscirti ad adattare e a comprendere tutto, perché tutto è parte del gioco della vita, mentre quell'altro è nato ariete, è nato guerriero e lui è qui per imporsi, per lottare. Quindi è molto difficile fare il terapeuta alchimista, perché devi avere massimo rispetto per la natura intima di quella persona, della sua essenza. Ecco perché noi usiamo tanto le piante e i fiori, perché il fiore, la pianta non ti impone un consiglio, non ti impone un'energia, ti racconta una storia, se tu vuoi l'ascolti come un libro, se no non la capisci e non fa nessun effetto. Straordinario direi tutto questo. Senti Giampaolo, io ti chiedo, intanto chiedo a Marco di far girare magari i due link, cioè i due indirizzi dei tuoi siti, che è logosolar.com, se magari le persone vogliono anche approfondire un po' il discorso sulle piante alchemiche, ma anche so che ti occupi anche di altri prodotti, e mentre Logo Solar Academy Con una C, Solar Academy, con una C sola. Ecco, bene, grazie che ce l'hai detto. Comunque ricordo a tutti quanti che in descrizione poi troveranno il link, tutti e due i link corretti. Grazie, ecco qua, abbiamo una regia mia super grandissima efficiente. colpa. E quindi anche per approfondire il discorso dei corsi dell'Accademia Triennale di cui parlavi. Però tu, Giampaolo, la volta scorsa, quando abbiamo parlato delle ferite emotive, avevi detto che c'era tipo un seminario, un incontro, insomma, di qualche giorno, che però ha avuto degli aggiornamenti. Lo vogliamo dire per chi è interessato? Sì. Allora, il corso di cui avevo parlato, che sarebbe stato a fine giugno, è stato spostato ai primi di ottobre. Per una questione logistica, di organizzazione, abbiamo tanto lavoro. In primavera noi raccogliamo un sacco di piante perché produciamo principalmente dalla primavera fino all'inizio dell'autunno come laboratorio, quindi non ce l'abbiamo fatta. E quindi adesso ci sarà questo corso sulle ferite emozionali residenziale che sarà fatto ad Assisi, nel circondario di Assisi, il 7, l'8 e il 9 di ottobre. Comunque troverete i riferimenti sicuramente nel sito logosolar.com e anche in logosolaracademy.com. Poi lo pubblicizzeremo anche nei nostri canali social, Instagram, Facebook e quant'altro, quindi penso che sarà visibile a chiunque voglia partecipare. Sarà una location estremamente bella, energetica e storica anche, ma soprattutto il corso, come dicevamo l'altra volta, corso esperienziale che fa la differenza. Fa la differenza perché, come dicevamo oggi, l'esperienza è il rimedio. Quindi va bene le nozioni, un giorno e mezzo di nozioni per sapere di cosa stiamo parlando serve, perché comunque solo per parlare delle ferite emozionali c'è un passo della scuola intera, 64 ore solo di ferite emozionali, quindi l'argomento è vasto, però poi metteremo in pratica e cercheremo di ascoltare la nostra massa come può essere impedita dalle ferite nella sua espressione, ferite che ovviamente derivano dall'anima. E quindi, però, almeno comprendendo come nella massa la nostra anima incarna le sue ferite, impareremo ad ascoltarci e a sentirci e poi ad agire di conseguenza. Cioè, banalmente, se io scopro di avere una postura di un certo tipo e quindi di camminare male a causa di una ferita dell'anima, io semplicemente modificando la postura già vado a dare un messaggio di guarigione alla parte energetica. Poi è chiaro che sempre per fare questo
ho creato nel 2013, ancora 2014, delle essenze floreali proprio legate alle ferite emozionali dei talenti. Però ecco, io non sono un pessimo venditore, diciamo, infatti quello che abbiamo creato non è mai nato per vendere dei prodotti, è nato per sopperire a un bisogno di dare qualcosa alle persone che volevano lavorare, dare degli strumenti di lavoro. E questo kit è nato proprio per lavorare sulle ferite emozionali. Però ci si può lavorare anche in altri modi, in altre modalità. Certo è che quando si vuole lavorare, ad esempio, sulle memorie cellulari, che purtroppo esistono, sulle memorie connettivali, bisogna utilizzare anche dei principi attivi, quanto più in risonanza con il talento che dobbiamo risvegliare, con la ferita che dobbiamo sanare. Quindi ecco, per cucire un po' il discorso della volta precedente sulle ferite emozionali e quello che abbiamo fatto oggi, come si crea ad esempio un rimedio per la ferita di abbandono? Bisognerà cercare delle piante che vivono in un certo senso l'abbandono, o vivono in luoghi abbandonati, o vengono molto spesso calpestati, tipo la margherita. Cioè noi non raccogliamo la margherita che va all'interno del kit della ferita di abbandono in un prato che non viene mai calpestato. Non so se avete presente le margherite, sono dei fiori incredibili perché per quanto le calpesti loro tornano sempre dritte. Ecco, io vado a cercare la margherita in luoghi di passaggio, perché è quella che ha più esperienza dell'essere stata calpestata, perché la sua memoria, le sue informazioni sono diverse da una margherita che cresce in un prato e che non ha mai incontrato nessuno che la buttasse giù, ok? Ecco, tutti questi piccoli dettagli che però nel mondo della spagiria e dell'alchimia fanno il rimedio, sono quelli che, e queste sono assegnature anche, no? Perché comunque tutto ha una memoria elettromagnetica e certe piante, per assurdo, uno dice devo andare nel bosco a cercare la pianta, il fiore più incontaminato per fare un rimedio. In realtà, a seconda del rimedio che fai, cercherai la pianta che è stata più, tra virgolette, sotto stress, sotto pressione. Perché se tu devi lavorare su una ferita da stress, devi lavorare con una pianta che vive in posti stressanti. Chiaramente non la vai a prendere in tangenziale, che è piena di piombo, ovviamente. Però anche questa credenza che bisogna andare nel posto dove la pianta non ha contatto con l'essere umano, quindi è pura, questo va bene per fare un certo tipo di rimedio. Ad esempio, se dobbiamo fare i fiori astrologici, cioè i fiori che lavorano risvegliando gli archetipi astrologici, andiamo a raccogliere piante pulite, che non hanno avuto dei traumi. Ma se dobbiamo fare dei rimedi che lavorano sui traumi che noi abbiamo subito, dobbiamo usare delle piante che invece i traumi li subiscono, quindi che magari sono state recise e poi sono ricresciute. Cioè usiamo tanto questo simbolismo dell'esperienza che anche la pianta ha vissuto per metterla in risonanza con la nostra. Come mai la pianta che è stata recisa, l'albero che è stato potato, ributta, non si scoraggia, e la persona che invece è stata nella vita recisa, cioè che ha avuto delle perdite, dei problemi, non riesce a rifiorire? Andiamo a raccogliere il fiore di quell'albero che dopo essere stato potato ha avuto il coraggio di rifiorire, estraiamo un'essenza e diamola a quella persona che è stata potata dalla vita e che invece ha perso la voglia di rifiorire. Ecco, questo è uno dei modi con cui si lavora nella creazione di rimedi spagirici. È molto Fantastico. affascinante. Sì, guarda, stavo dicendo proprio la stessa cosa, che è molto molto affascinante proprio come materia, come approfondimento. Allora, Giampaolo, come al solito, il tempo passa e non ce ne accorgiamo, quindi io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato di nuovo qua con noi e per averci di nuovo ovviamente portato e spiegato un argomento così complesso in termini, ripeto insomma quello che ho detto prima, in termini tra l'altro semplici e molto comprensibili, quindi veramente grazie infinite. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno, perché è sempre un piacere poter diffondere queste visioni, queste conoscenze, sperando che possano aiutare l'essere umano ad essere sempre più umano e meno mammifero, perché è il grande obiettivo
di oggi riuscire ad andare oltre le necessità, i bisogni meri della carne, ma ricordarsi che abbiamo una missione. Ognuno di noi ha una missione in questo pianeta, in questa vita, ed è quella l'unica cosa che conta. Il resto lo dobbiamo usare, deve essere in equilibrio, però se noi perdiamo il contatto con noi stessi abbiamo perso tutto. Grazie Quindi, di nuovo. E allora ringrazio anche Marco che come sempre mi fa da spalla e soprattutto si occupa della regia, quindi grazie Marco. grazie Marco. Grazie a voi. Grazie a tutti coloro che sono stati con noi questa sera e che ci ascolteranno anche poi, ovviamente, successivamente, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Benessere e Bellessere. Grazie a tutti e buona serata. Ciao a tutti.